Compatto nelle dimensioni, ambizioso nelle prestazioni, il nuovo Swarovski CL Companion 8x30 vuole dimostrare che leggerezza e qualità possono viaggiare insieme. Buongiorno a tutti, io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997 e benvenuti su Binomania. Oggi vi presenterò le mie impressioni riguardo il nuovo Swarovski CL Companion 8x30 di terza generazione nella raffinata colorazione Safari Brown. Il binocolo mi è stato gentilmente prestato da Marco Lucchini. Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Sul sito binomania.it trovate inoltre la recensione completa, corredata come sempre di fotografie, dati tecnici e ulteriori approfondimenti. Questo binocolo è attualmente proposto a un prezzo di circa 1.290 euro. Come sempre non mi sono limitato a esaminarlo sulla scrivania, ma l'ho utilizzato qui sul campo, nell'osservazione naturalistica e paesaggistica al crepuscolo e sotto il cielo stellato. Insomma ragazzi, sedetevi comodi, inizierò subito dopo la breve sigla, ci vediamo tra poco. Dal punto di vista estetico ci troviamo, come vedete, di fronte a una nuova interpretazione dello stile Swarovski. Il design infatti potrebbe non convincere del tutto gli appassionati più legati alle linee classiche del marchio austriaco. Tuttavia vi devo confermare che personalmente l'ho trovato moderno, originale e molto piacevole da utilizzare. Il corpo è caratterizzato da una piccola cerniera centrale e da un ponte singolo piuttosto compatto. La struttura tuttavia è molto solida e non ho rilevato flessioni, giochi o imperfezioni meccaniche. La manopola di messa a fuoco poi è inserita nella parte interiore del ponte, praticamente tra i due oculari. Questa soluzione va a contribuire alla distribuzione del peso vicino agli occhi e quindi questo rende il binocolo più bilanciato durante le nostre osservazioni prolungate. Il corpo è protetto da una spessa armatura in gomma nella colorazione Safari Brown, ci sono altre due tonalità. Questa è una tonalità marrone, direi sabbia, abbinata ad inserti neri e piccoli dettagli gialli presenti sulla manopola di messa a fuoco. La gommatura comunque offre un ottimo grip e trasmette nel contempo una piacevole sensazione di robustezza. Ai lati sono poi presenti due asole metalliche per la tracolla, sono fissate con viti Torx e possono quindi essere sostituite in caso di danneggiamento. La mia bilancia elettronica ha rilevato un peso di 557 grammi, quindi molto vicino ai 550 grammi dichiarati da Swarovski, e quindi un binocolo compatto ma non così piccolo da risultare scomodo da impugnare. Il CL Companion è impermeabilizzato sino a 4 metri ed è riempito anche con gas inerte, questo per prevenire la formazione della condensa interna. La grande manopola di messa a fuoco è invece ben zigrinata e facile da utilizzare. Integra anche il sistema di compensazione diotrico. Per regolarlo è sufficiente premere il pulsante frontale e ruotare il comando centrale, utilizzando poi come riferimento il piccolo indicatore giallo e i simboli più e meno. Dal punto di vista meccanico la messa a fuoco si è dimostrata fluida e precisa. Invertendo rapidamente il senso di rotazione poi non ho neanche percepito giochi, ritardi, impuntamenti. Swarovski dichiara una distanza minima di messa a fuoco di 3 metri. Durante la mia prova però sono riuscito a osservare nitidamente un soggetto posto a circa 2,30 m. Per passare da questa distanza all'infinito è necessario ruotare la manopola poco più di un giro completo. Passiamo adesso alla parte ottica. Come spesso accade, anche Swarovski non dichiara nel dettaglio la tipologia dei vetri che sono stati utilizzati e non fa quindi un riferimento esplicito alla presenza di elementi a bassa dispersione.
Durante le osservazioni pratiche sul campo ho comunque apprezzato delle immagini nitide, luminose e anche caratterizzate da un buon contrasto. La resa non raggiunge, a mio avviso, la brillantezza e la pulizia offerta da modelli di fascia superiore, come ad esempio lo Swarovski L8x32 o ancor più l'NL Pure 8x32. Ma rimane certamente piacevole. I colori sono brillanti, abbastanza fedeli, con una dominante cromatica poco evidente. Durante le normali osservazioni naturalistiche, comunque anche quelle paesaggistiche, Swarovski dichiara una trasmissione luminosa del 90%. Questo secondo me è un valore interessante per un binocolo compatto con obiettivi da 30 mm in questa fascia di prezzo e, come vi dirò tra poco, offre buone prestazioni anche quando la luce inizia a diminuire. Gli oculari poi offrono un campo di vista di 140 metri a 1000 metri corrispondenti a 8 gradi reali e quindi un campo apparente dichiarato da Swarovski di 61 gradi e con la formula classica di 64. Le lenti oculari hanno un diametro di circa 23 mm, mentre i paraluce misurano approssimativamente 43 di diametro. Con la mia distanza interpupillare poi vi devo dire che rimane anche spazio sufficiente tra i due oculari, comunque per inserire comodamente il naso e mantenere una posizione che definirei molto naturale. Swarovski poi dichiara una regolazione interpupillare compresa tra 55 e 74 mm, quindi ritengo che il comfort possa essere buono anche per persone con una distanza interpupillare inferiore alla mia. I paraluce, come state vedendo, si estraggono mediante rotazione, non sono presenti dei veri e propri scatti intermedi, cioè ci sono ma non sono nettissimi. Comunque i movimenti sono dolci, precisi e consentono di regolare liberamente l'altezza. L'estrazione pupillare dichiarata è di 19 mm, Swarovski specifica che anche i portatori di occhiali quindi possono beneficiare dell'intero campo di vista. Per quanto riguarda i trattamenti antiriflesso, gli obiettivi frontali mostrano una piacevole tonalità rubino, mentre sugli oculari forse prevalgono anche dei riflessi verde violacei. La loro efficacia mi è sembrata molto buona e osservando, come faccio sempre come prima prova, il mio volto riflesso sulle lenti, non sono riuscito comunque a distinguere chiaramente i dettagli, segno di riflessi residui contenuti. Non si tratta questa ovviamente di una misurazione strumentale, ma di una semplice verifica pratica. Anche durante le osservazioni diurne in controluce il CL Companion ha mostrato una buona capacità di contenere la luce diffusa. Soltanto infatti nelle condizioni più critiche ho percepito una lieve luminosità parassita nella parte inferiore del campo. Il fenomeno però secondo me non è risultato invasivo ed è paragonabile a quanto talvolta si osserva anche in binocoli di fascia superiore. Passiamo brevemente alle aberrazioni cromatiche geometriche, poi leggetevi bene l'articolo. Al centro del campo il cromatismo è ben contenuto, soltanto osservando soggetti molto contrastati è possibile notare un lievissimo residuo verde violaceo lungo i bordi delle sagome più contrastate. Il cromatismo laterale è più evidente e aumenta progressivamente spostandosi verso la zona periferica del campo. Nelle normali osservazioni naturalistiche devo dire che rimane comunque poco invasivo e diventa facilmente percepibile soprattutto osservando ad esempio rami oscuri contro il cielo, antenne, aerei, rapaci o profili molto luminosi. La correzione del campo mi è parsa decisamente buona, perché procedendo verso il bordo si nota soltanto una lieve perdita di definizione, ma i dettagli rimangono ancora ben leggibili. La differenza più evidente in realtà rispetto al centro è dovuta più che altro all'aumento del cromatismo residuo, come comunque vi ho anticipato. È presente una moderata distorsione angolare a cuscinetto. Durante il panning, riguardo anche adesso ragazzi, la visione comunque mi è sembrata piacevole, anche se sapete che io non sono particolarmente sensibile al cosiddetto effetto palla rotolante. Nell'osservazione astronomica infine le stelle rimangono puntiformi per gran parte del campo e iniziano a deformarsi soltanto intorno all'85-90% dal centro, questo principalmente a causa di un po' di coma e di astigmatismo.
Passiamo adesso alla parte più importante della recensione, ossia le impressioni ottenute durante l'utilizzo reale. Dal punto di vista estetico, il nuovo CL Companion 8x30 mi è piaciuto, perché il design è moderno e originale, pur discostandosi dalle classiche linee che hanno caratterizzato per molti anni i binocoli dell'azienda austriaca. Dopo aver individuato l'impugnatura corretta, poi devo anche confermare che la particolare posizione della manopola di messa a fuoco diventa naturale da utilizzare con il dito indice. Si porta il binocolo agli occhi e comunque, ragazzi, si inizia a osservare subito senza dover cercare a lungo la posizione ideale. Infatti, secondo me, il comfort con questo binocolo è ottimo. Gli oculari non sono né troppo grandi né troppo piccoli e con la mia distanza interpupillare si adattano molto bene alla conformazione del viso. Il binocolo poi è comunque leggero, compatto e robusto. La distribuzione dei pesi e la comodità degli oculari sono tali che in alcune circostanze sembra quasi, secondo me, di utilizzare un modello da 42 mm. Non mi riferisco ovviamente alla sua luminosità, ma alla sensazione di rilassatezza e naturalezza durante l'osservazione. Parliamo adesso del birdwatching. In questo contesto il binocolo si è dimostrato rapido e piacevole da utilizzare. La corsa della messa a fuoco consente comunque di passare abbastanza rapidamente dai soggetti molto vicini a quelli posti a maggiore distanza. Luminosità, nitidezza e contrasto sono complessivamente buoni. La resa non raggiunge quella dei modelli Swarovski di fascia superiore, come ad esempio, ve l'ho già detto, la serie L o la NL Pure, ma rimane più che soddisfacente per un binocolo compatto destinato a un utilizzo che definirei generalista. Nell'osservazione paesaggistica il campo visivo è di 140 metri a 1000 metri, offre una visione ampia e piacevole. Non si tratta di un binocolo ultra grandangolare, ma comunque il campo apparente di 64 gradi con la formula tradizionale consente comunque una buona immersione nella scena. Il peso contenuto poi permette di portarlo con sé per molte ore. Naturalmente non raggiunge la tascabilità di un modello 8x25, ma offre oculari più confortevoli e una pupilla di uscita più generosa. Uno degli aspetti che ho comunque apprezzato maggiormente è stata la buona correzione del campo, perché le immagini rimangono nitide quasi sino al bordo e la principale variazione nella zona periferica è dovuta soprattutto all'aumento del cromatismo laterale. Per un utilizzo crepuscolare specialistico, ragazzi, è certamente preferibile scegliere un binocolo con obiettivi più grandi, ad esempio rimanendo in casa Swarovski un bel Abict 7x42 oppure un 8x56. La pupilla di uscita di 3,8 mm del CL non può offrire le stesse prestazioni di uno strumento di maggior diametro nelle condizioni più difficili. Ciò nonostante, la trasmissione luminosa dichiarata del 90% si è dimostrata molto efficace durante le prove pratiche. Nella osservazione astronomica, come faccio sempre, ve l'ho già detto, le stelle iniziano a mostrare una deformazione percepibile soltanto a partire da circa l'85-90% del campo, dipende anche molto dalla luminosità delle stelle. Il campo apparente rimane ampio e piacevole e la sensazione durante l'osservazione è sufficientemente immersiva. Anche in questo caso la trasmissione luminosa si è dimostrata buona e la puntiformità stellare al centro del campo è molto soddisfacente. Sotto cieli mediamente inquinati poi sono riuscito a osservare M81 e M82 nell'Orsa Maggiore. Ho inoltre ammirato i ricchi campi stellari, ad esempio della zona del Cigno, oppure l'area compresa tra la costellazione di Perseo e quella di Cassiopea. La Luna osservata all'alba ha mostrato una buona nitidezza generale, con soltanto un lieve residuo cromatico lungo il bordo più luminoso. Riassumiamo adesso brevemente i principali pregi e difetti. Ho apprezzato il design moderno, la qualità costruttiva, le dimensioni compatte e il peso contenuto. Gli oculari sono confortevoli, il campo visivo è ampio e ben corretto quasi sino al bordo, mentre la messa a fuoco è fluida, precisa e priva di giochi. Sono buone anche la profondità di campo,
la luminosità per essere un 8x30 e la resistenza delle osservazioni in controluce. I colori mi sono apparsi brillanti, abbastanza fedeli, e la borsa trasformabile in marsupio si è dimostrata comunque molto pratica durante le escursioni. Tra gli aspetti meno convincenti segnalo una resa ottica inferiore, come era da aspettarsi, rispetto ai più costosi Swarovski EL e NL Pure, soprattutto per quanto riguarda contrasto e brillantezza, e inoltre presente un lieve cromatismo residuo al centro, più evidente procedendo verso i bordi. La regolazione diottrica richiede un po' di pratica secondo me, e paraluce non dispongono di veri scatti intermedi e nella dotazione non sono presenti tappi copriobiettivo. In conclusione ragazzi, il nuovo Swarovski CL Companion 8x30 rappresenta secondo me una reinterpretazione moderna del binocolo compatto di alta qualità. Il design potrebbe dividere magari gli appassionati più legati alle linee classiche del marchio austriaco. Personalmente però l'ho trovato originale, piacevole e ben riuscito, soprattutto in questa colorazione Safari Brown. La qualità ottica comunque è complessivamente buona. Ho apprezzato soprattutto la grandangolarità, la buona correzione sino al bordo e la resa dei colori, e soprattutto la capacità di mantenere contrasto e leggibilità anche quando la luce inizia a diminuire. E però è importante collocarlo correttamente all'interno della gamma Swarovski, quindi non raggiunge, come vi ho detto, la brillantezza e la raffinatezza ottica meccanica di un NL Pure. Non lo sceglierei per un utilizzo crepuscolare specialistico, per il quale continuerei a preferire un binocolo da almeno 42 mm. Chi cerca invece più dettaglio a lunga distanza potrebbe valutare la versione 10x30. Lo considero soprattutto un ottimo compagno per chi desidera un binocolo elegante, come vedete robusto e compatto e sempre pronto all'uso, senza il peso e l'ingombro di un classico 8x42. Al momento della pubblicazione e presentazione di questo video il prezzo ufficiale indicato per lo Swarovski CL Companion, mi scuso per la pronuncia, 8x30 di terza generazione, di circa 1.300 euro. Ovviamente questo prezzo potrebbe variare nel corso del tempo. Io ringrazio Marco Lucchini per avermi gentilmente prestato questo esemplare oggetto del test, permettendomi di provarlo come sempre approfonditamente sul campo. Come sempre ragazzi vi ricordo che le mie impressioni sono personali, imparziali e riferite esclusivamente all'esemplare utilizzato durante i test pratici sul campo. Trovate il link di Marco qui sotto, vi invito ad andarlo a trovare in negozio perché è fornitissimo. Se poi volete leggere l'articolo completo lo trovate su binomania.it. Vi aspetto anche sul gruppo Facebook, tutto ma proprio tutto sui binocoli. Vi consiglio di andare a visitare il grandissimo gruppo Facebook di Marco Binocoli Usati. Ci vediamo sul mio forum, quello di Binomania Classico. E inoltre se volete supportare la mia attività giornalistica indipendente potreste decidere magari di optare per un abbonamento abbonandovi a Binomania Inside. Con Binomania Inside, con un semplice pagamento mensile rateale tramite PayPal, ma potete scegliere anche voi la formula, avete la possibilità di conoscere il dietro le quinte della mia attività, indiscrezioni, anteprime e anche qualche comparativa. Insomma ragazzi, non vi rubo più altro tempo, un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e dallo Swarovski CL Companion 8x30. Ci vediamo il prossimo video. Ciao ragazzi!